Questo blocco di terra è l'Intermarium, nome di un progetto che venne più volte teorizzato nel corso dei decenni per cercare di unificare l'Europa centro-orientale. Ovviamente non vide mai la luce, eppure l'idea venne tirata fuori in occasioni così diverse tra di loro che bisogna chiedersi: è possibile che ci sia qualcosa al di sopra della politica e delle questioni dinastiche che ha portato a ragionare in questo modo l'Europa centro-orientale? Guarda il video per scoprirlo. Ti presento il progetto Intermarium. La nostra storia non inizia con un evento specifico, ma inizia osservando la bandiera e i colori dell'Intermarium. Ovviamente, anche se sono presenti più nazioni all'interno, risalta subito a primo impatto l'identità polacca, volendo essere più precisi l'identità polacco-lituana. Eh sì, perché quella che fu la Confederazione polacco-lituana fu indubbiamente l'apogeo della storia della Polonia, l'unione di due stati potenti e riconosciuti, ovvero la Polonia e la Lituania. Spiegato proprio in due righe, nel corso dei secoli il vecchio Regno di Polonia e il vicino Ducato di Lituania si avvicinarono sempre di più, dapprima con un'unione personale e in seguito suggellando con un matrimonio la nascita della Confederazione polacco-lituana. Sul finire dell'età moderna però la Confederazione polacco-lituana troverà definitivamente la sua fine nel corso di pochi anni, fino a venire completamente assorbita nella sua parte orientale dall'impero russo, mentre nella sua parte occidentale dalla Prussia e dall'Austria-Ungheria. Con la caduta della Confederazione polacco-lituana si apre una sorta di circolo vizioso per i territori polacchi, ovvero cadere per venire spartiti e assorbiti, per poi venire ricostituiti, per poi venire spartiti di nuovo, per poi essere stato fantoccio, per poi venire ricostituiti, eccetera eccetera. Spieghiamo brevemente questa fase altalenante ancora in due righe. Fino al 1772 la Confederazione polacco-lituana esisterà nella sua interezza, per poi, pochi anni dopo, finire con l'essere definitivamente spartita nel 1795, il tutto fino al 1807, quando Napoleone, dove sorgevano grosso modo i vecchi territori polacchi, creò il Ducato di Varsavia, stato fantoccio del sistema continentale. Il tutto fino al 1815, con la caduta di Napoleone e con il congresso di Vienna i territori polacchi furono annessi alla Russia, grazie allo stato fantoccio del Regno del Congresso. Ricordiamo che queste Polonie vassalle, da prima di Napoleone e in seguito della Russia zarista, sono solo una parte di quella che dovrebbe essere la Polonia. Il resto della Polonia è in mano prussiana piuttosto che austro-ungarica. La situazione rimarrà tale fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando con il crollo degli imperi centrali verranno prelevati i vari pezzi polacchi che andranno a costituire la Seconda Repubblica Polacca. Il tutto, ovviamente, fino al 1939, anno dell'invasione congiunta di tedeschi e russi. L'esito lo sappiamo tutti: la parte occidentale della Polonia va alla Germania e la parte orientale va alla Russia sovietica. Arriviamo al secondo dopoguerra, dove la Polonia viene nuovamente ricostituita come stato fantoccio sovietico. La situazione dura fino al crollo del muro, anno in cui la Repubblica Popolare Polacca si trasforma in Repubblica di Polonia, quella dei giorni nostri. Una storia quindi tragica sotto molteplici punti di vista, soprattutto quello dei polacchi che nel corso dei secoli hanno sempre combattuto e hanno sempre resistito all'oppressione delle potenze straniere. Una popolazione quasi costantemente rivolta contro russi e tedeschi. Questo nei momenti di vassallaggio, perché nei momenti di sovranità allora i polacchi facevano i polacchi. Quindi non è che si va a cercare una situazione di armonia nell'Europa orientale, si punta subito alla potenza, al riarmo e al militarismo. Qua interviene la grammatica strategica in nostro soccorso, perché in questi casi purtroppo non c'è una via di mezzo: o si viene schiacciati in qualsiasi modo possibile, oppure siamo noi che dominiamo il territorio e potenzialmente schiacciamo gli altri. Se siamo noi che dominiamo il territorio, allora dobbiamo anche lavorare sul non venire schiacciati, quindi ci si riarma. Nella travagliata storia polacca, l'apice di questo ragionamento fu il progetto Intermarium, ovvero l'idea di creare uno stato confederato che riunisse tutte quelle popolazioni che si trovavano schiacciate dai grandi imperi dell'epoca. Da una parte la Prussia, che sarebbe diventata la Germania, dall'altra parte la Russia vasta fino solo Dio sa dove, sotto abbiamo l'impero austro-ungarico, anche loro sono tutti diversi, però sappiamo bene come funziona in realtà, comandano i tedeschi. Sotto e più sotto ci sono gli ottomani, anche se loro non valgono, sono gli infedeli. Dimostriamo di essere migliori. Questa visione di una confederazione pacifica e con i popoli fratelli viene fuori anche perché in quegli anni i polacchi sono esuli in terra straniera. Nel dettaglio sono gli anni post dissoluzione della Confederazione polacco-lituana e questa primissima bozza dell'Intermarium viene tirata fuori da, scusate devo leggerlo, Adam Jerzy Czartoryski.
Questo nobile polacco, che si trovava in esilio a Parigi, lavorò assiduamente per la rinascita della Polonia. Il suo ragionamento era più o meno questo: ai tempi della Confederazione polacco-lituana c'era qualcuno che pensava: se la Confederazione è polacco-lituana, cosa ci impedisce di farla diventare polacco-lituana-rumena piuttosto che polacco-lituana-ungherese? Queste idee ai tempi della Confederazione polacco-lituana non vennero prese troppo seriamente proprio perché non c'era l'esigenza all'epoca. Tanto siamo forti, tanto ci sta bene. Appena cade la Confederazione polacco-lituana, però, come per magia, l'unione fa la forza e siamo tutti fratelli. Che strano, eh? Nasce quindi la prima bozza del progetto, quella indubbiamente più sensazionalistica, quella più utopica, che si basava semplicemente sul prelevare tutte le minoranze etniche nell'Europa centro-orientale per tenerle insieme contro le superpotenze. Inutile dire che nella prima metà dell'Ottocento una proposta del genere non era proprio il cavallo vincente, per usare un eufemismo. Certo, nessuno poteva prevedere il 48 ai tempi, ma quantomeno annusare il nazionalismo nell'aria si poteva fare. E infatti è questo l'unico motivo per cui il progetto fu archiviato. Indubbiamente la realizzazione sarebbe stata difficile, ma la realizzazione è solamente il secondo passo. Prima ci devono essere almeno i punti di partenza, e nell'epoca del romanticismo i punti di partenza non esistevano. In epoca risorgimentale ognuno per i fatti suoi, a costo di creare anche uno stato piccolo e debole, ma comunque è il nostro stato, ci siamo solo noi. Non debbo certo quindi specificarvi io che questo progetto è più un sarebbe bello se fosse così, sarebbe proprio bello se tutti gli oppressi si unissero e si ribellassero agli oppressori. Certo, di tutti gli oppressi l'oppresso più importante è comunque la Polonia, bisogna fare quello che dice la Polonia, però pensa che bello se tutti ci uniamo sotto la Polonia per liberarci. Con l'avvento del 48 e l'infrangersi di questa utopia, per tornare a parlare di questo progetto dobbiamo aspettare il primo dopoguerra. Fine della Grande Guerra, disagio, povertà, rivoluzioni, ma soprattutto crollo degli imperi. In questo clima di rinascita per le minoranze risorge la Polonia. Dopo 123 anni di spartizioni, invasioni e vassallaggio, la Polonia ritorna come seconda repubblica polacca. E qui colgo occasione per farvi una domanda, lo ammetto alquanto scomoda. Secondo voi è giusto che qualcuno si mise a tavolino per ricostituire uno stato, per carità importante, ma che di fatto non esisteva più da oltre un secolo? È tristissimo da dire, ma nelle millenarie storie di questo pianeta molteplici popolazioni sono ascese e poi cadute. Ci sono un sacco di collettività, di insiemi che sono diventati grandi e poi la storia li ha lasciati da parte, li hanno dimenticati, sono stati distrutti, assimilati. La Polonia poteva tranquillamente essere uno di questi, eppure artificialmente è stata ricostituita. Secondo voi hanno fatto bene o hanno fatto più danni? Adesso ricostituire uno stato dopo un secolo e passa di inesistenza non è proprio semplice. Tempi, mode, politiche e armi sono cambiate. C'è abbastanza spazio di manovra per chiedersi come lo facciamo questo stato? Qualcuno come Roman Moschi rispose: molto semplice, arriviamo fino a dove sono i polacchi. Appena ci accorgiamo che da quel punto in avanti i polacchi finiscono, tracciamo un bel confine e facciamo uno stato polacco e cattolico, in linea con lo spirito del 48. Altri invece, come il maresciallo Józef Pilsudski, risposero no, la Polonia era già così, ma dopodiché si stava evolvendo verso una confederazione. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, quindi uno stato multietnico e tenuto insieme da qualcosa di più grande. Pilsudski divenne in seguito il capo di stato della Repubblica Polacca e si trovò alla guida di un paese perfettamente in linea coi suoi tempi, quindi profondamente militarista, armato fino ai denti e che di democrazia aveva solamente il nome. Una volta ricostituita la Polonia, infatti, non ci volle molto prima di accorgersi che a est c'era il pericolo della rivoluzione rossa, mentre a ovest i tedeschi serbavano un pochettino di rancore. Motivo per cui Pilsudski rispolverò il progetto dell'Intermarium, ribattezzato Międzymorze. Mi ammazzeranno per le pronunce, letteralmente tra i mari. A differenza del progetto precedente non c'era l'utopia di assoggettare le popolazioni ceche, slovacche, piuttosto che ungheresi, eccetera eccetera. Perfettamente in linea con i tempi, bastava un trattato difensivo, bastava essere tutti amici. La narrazione era più o meno questa: sono crollati gli imperi centrali, quindi ora siamo piccoli, spezzettati, senza una guida, eccetera eccetera. Tanto vale essere amici, no? Tutti tranne la Lituania, ovvio. Ebbene sì, i tempi cambiano, ma i polacchi rimangono sempre quelli. Nella visione di Pilsudski, infatti, ben venga intrattenere rapporti di amicizia con le potenze minoritarie dell'Europa centro-orientale, baltici compresi. Eccezion fatta per lo storico nemico della Polonia, ovvero la Lituania.
Per carità, oggi la Lituania è piccola, non è una minaccia, però dovrebbe tornare a far parte della Polonia, dai! Il progetto però si chiama Tra i mari, anche pensando ai territori dell'allora Polonia unificati ai territori dell'allora Lituania, manca tutto un altro pezzo d'Europa, motivo per cui il progetto dell'epoca prevedeva lo strappare i territori dell'Ucraina all'Unione Sovietica, proprio per tracciare una specie di stato artificiale che andava dal Mar Baltico al Mar Nero. Così facendo, indipendentemente dalla confederazione piuttosto che dallo Stato unitario, il progetto di Pilsudski avrebbe dato vita a una Polonia che si estendeva dal Mar Baltico al Mar Nero e al Mare di Azov, praticamente una linea di interruzione tra il mondo sovietico e il resto d'Europa. A questo punto i più ferrati di voi potrebbero già averci pensato: fermare il comunismo? È proprio la classica cosa che piaceva a francesi e inglesi. Francesi e inglesi hanno trattato fino all'ultimo con Adolf per cercare di ributtarlo verso est, per cercare di fermare l'Unione Sovietica e basta. Poi la cosa è andata diversamente. Però avere un alleato ancora più a est, che odiava i comunisti allo stesso modo e che proprio si proponeva come uno scudo naturale contro il comunismo, poteva fare comodo. In realtà proprio dall'intesa vennero parte delle problematiche, specie da parte della Francia, potenza che nella prima guerra mondiale era alleata con la Russia in chiave antitedesca. Ora però il ruolo della guerra sui due fronti poteva farlo solamente la Polonia, unica nazione confinante a est con la Germania. Va bene quindi sostenere la Polonia, ci mancherebbe, ma non fino al punto da renderla uno stato troppo grande e troppo potente, capace di destabilizzare i delicatissimi equilibri europei, cosa che poi ha fatto la Germania. Tradotto in soldoni, la Polonia non può espandersi perché Cecoslovacchia, Romania e Jugoslavia hanno già costituito la loro alleanza, la piccola intesa, tanto vale puntare su quella. Lato Londra invece il progetto venne visto con freddezza perché poteva essere l'ennesimo candidato per l'unico pericolo dei britannici in termini europei, ovvero il blocco continentale. Prima con la Francia e dopo con la Germania i britannici faticarono a mettere piede sul continente. Il progetto Intermarium sembrava l'ennesima cosa che avrebbe impedito agli inglesi di influenzare il continente europeo, quindi non sa da fare. Certo, per realizzare questa cosa puoi anche farlo senza il sostegno degli altri, non è che ti serve, a meno che non ci siano forti problematiche interne. Realizzare anche le prime fasi di questo processo richiedeva innanzitutto cercare di non far scivolare la Polonia nella rivoluzione, pericolo sempre presente e sempre reale. Poi bisognava porre fine alle diatribe con la Lituania, inglobandola, e soprattutto convincere i polacchi del progetto. Come ho accennato, non tutti volevano questa cosa, molti altri preferivano la Polonia piccola, cattolica e polacca. Ciliegina sulla torta poi, come strappi le popolazioni ucraine ai sovietici. Fino a poco tempo prima il modo migliore sembrava la rivoluzione, però non puoi far scoppiare la rivoluzione nel paese che ha fatto la rivoluzione. Poi per carità, molti ucraini vorrebbero anche uscire dal gioco russo, però questa è la prima parte. La seconda è convincerli a entrare nella nostra sfera di influenza e lì ti dicono di no. Per tutti questi motivi quindi anche stavolta del progetto non se ne fece nulla. L'idea scomparve definitivamente già prima della spartizione del 39, nel 35 con la morte di Pilsudski, il maresciallo si portò l'idea nella tomba. O forse no. Seconda guerra mondiale e guerra fredda, due periodi in cui la Polonia si vede solamente col binocolo forse. Esisteranno numerosissime versioni della Polonia in questi decenni. La Polonia spartita, il General Government tedesco sui territori polacchi, il governo provvisorio e infine, nel secondo dopoguerra, la Repubblica Popolare di Polonia, ennesima nazione che nel corso dei decenni giocherà al tiro e molla con i russi, cercando di sopravvivere sotto la morsa sovietica, migliorando la propria posizione ma senza mai tirare troppo la corda per essere schiacciata. Inutile dire che queste versioni sono tutte degli stati fantoccio. Prima la Polonia è entrata a far parte, nel modo terribile in cui sappiamo, della sfera di influenza tedesca e in seguito di quella russa, almeno fino al crollo del muro di Berlino. Con la caduta del comunismo e quindi con il crollo dell'impero russo si palesava l'occasione buona per liberarsi dal gioco di Mosca. C'è chi si proclama indipendente e chi cerca di buttarsi sotto l'ombrello della NATO. Proprio in relazione a quest'ultima possibilità, nell'Europa centro-orientale, quando cadono le repubbliche sovietiche, viene creato il gruppo Visegrad. Quell'alleanza che, cito testualmente, aveva il compito di traslare pacificamente i governi dal modello comunista al modello democratico, che tradotto in linguaggio comune vuol dire: per la prima volta chi ci comanda ha avuto una battuta d'arresto, adesso o mai più per liberarci. Pensiamo un attimo, ci conviene rimanere sotto i russi o sotto gli americani?
3, 2, 1, gli americani. Come mai? Perché hanno la democrazia? Negativo, perché semplicemente sono più lontani, quindi possono esercitare meno potere piuttosto che i russi. Piccola aggravante anche il fatto che stiamo morendo di fame e che fino a ieri avevamo dei carri armati con la stella rossa in casa. Nasce quindi il gruppo Visegrad che, colmo e ricolmo di termini aulici e pacifisti sulla cooperazione economica e sugli accordi bilaterali, in realtà ha lo stesso identico scopo dei progetti precedenti dell'Intermarium, ovvero tentare di dominare quella zona, l'Europa centro-orientale, con l'aggiunta che sto giro il controllo del territorio non sarebbe stato fine a se stesso, non sarebbe stato solo ed esclusivamente per i paesi che fanno parte della federazione, ma tutto si rifà al grande capo a stelle e strisce, né più né meno. Notare come nel corso dei secoli le esigenze degli stati presenti in questa fetta di territorio sono rimaste pressoché identiche, è solo cambiato il costume. Nell'Ottocento l'ideale era uno sposalizio, un matrimonio tra principati e ducati. Nel Novecento l'occasione giusta era un trattato difensivo, un'alleanza militare e dei salutoni che tutti conosciamo. Negli anni 90 invece il vestito giusto da indossare è la cooperazione economica e gli accordi bilaterali, ma si tratta sempre della stessa cosa. Il gruppo Visegrad oggi c'è ancora, esiste e persegue i suoi obiettivi, non certo esente dalle solite problematiche interne. Per citarne solo uno, per esempio, l'Ungheria odierna, che viene incarnata dalla figura di Viktor Orbán, sta provando a dire facciamo che comanda l'Ungheria nel gruppo Visegrad. Di conseguenza, anche sto giro, la storica unità che questa fetta di territorio dovrebbe acquisire ancora non si ha. Come si dice però in questi casi, bisogna fare di necessità virtù. Anche se qua dentro ci stiamo un po' tutti sulle palle, i nostri cari e vecchi amici russi sono tornati a fare i russi dopo la loro battuta d'arresto. Stanno facendo cose simpatiche in Cecenia e nel 2014 si sono ripresi la Crimea. Siamo un cuscinetto naturale per l'espansione russa, bisogna quindi aumentare e puntare sul gruppo Visegrad. In tutta risposta, nel 2016, dopo l'annessione della Crimea, nasce il progetto Trimarium, l'iniziativa dei tre mari. A testimonianza del fatto che la storia non è finita, la versione più potente, più estesa e anche più utile del progetto Intermarium la stiamo vivendo noi ai giorni nostri, sempre mascherata dalle solite cagate, il PIL, la cooperazione economica, lo scambio energetico, tutte queste cose che la realtà dei fatti è un'altra. Nel 2014 la Russia annette la Crimea guadagnando la base strategica più importante del Mar Nero, nonché pista di lancio verso i Dardanelli, verso l'Egeo e il Mar Mediterraneo. Quindi bisognava fermare la cosa. In tutta risposta viene creato questo corridoio naturale che va dal Mar Baltico, tocca il Mar Nero, scende sull'Egeo e tocca la costa adriatica. Magnifico! I più attenti di voi avranno certamente notato una cosa: l'Ucraina. L'Ucraina non fa parte dell'Unione Europea e di conseguenza non fa parte del progetto Trimarium. Esattamente la stessa cosa per i vecchi paesi della Jugoslavia, i paesi sulla costa adriatica che sono esclusi dal progetto perché non fanno parte dell'Unione Europea. Ucraina e Crimea però sono segnati come collaborazionisti del progetto. Attualmente non è così, la Crimea è in mano russa e neanche a dirlo l'Ucraina ha una guerra in casa, e proprio sull'Ucraina si concentra la nostra riflessione finale. Il progetto Intermarium in tutte le sue salse ha avuto sempre lo stesso scopo, come abbiamo visto, ovvero cercare di frenare, arginare o quantomeno rallentare l'espansionismo russo. Non me ne vogliono i paesi dell'Europa centro-orientale, ma attualmente il progetto dei tre mari o comunque gli stati membri di oggi non sono abbastanza per perseguire questo obiettivo. La coronizzazione di questo obiettivo si ha solo e solamente con i territori ucraini. Perché? Perché l'Ucraina è gigante, né più né meno. Avendo l'Ucraina, allora sì che si ha un cuscinetto naturale da mettere contro Mosca. Motivo per cui Mosca ha scatenato la guerra, esattamente la stessa cosa ma lato opposto, perché avendo l'Ucraina, allora si ha un cuscinetto naturale in caso di attacco dell'Europa occidentale. Tra le innumerevoli cose che cambierà quindi l'esito del conflitto in Ucraina, ci sarà anche l'esito di questo progetto Intermarium del XXI secolo. Non è assolutamente la cosa più importante, ci mancherebbe altro, ma ci sarà anche questa cosa qui. A questo punto però mi rimetto a voi. Come vedete la cosa? Pensate che possa concretizzarsi? O anche sto giro sarà l'ennesima occasione mancata per la realizzazione di questo progetto? Fatemelo sapere. E anche per oggi abbiamo finito, ragazzi. Io vi ringrazio per aver guardato tutto, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, di lasciare un like, un commento che, fidatevi, serve tanto. Dietro le quinte io li vedo tutti i feedback, vedo tutte quelle analitiche strane eccetera eccetera, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!